Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi siamo in Vallenzasca insieme a Jessica ed ovviamente Oliviero. Per adesso ci siamo tutti, per adesso, perché poi ve ne racconteremo una di Oliviero. Mannaggia te. Comunque, no, l'itinerario di oggi è abbastanza semplice, andremo al rifugio Tavernetta. È un itinerario molto semplice a livello tecnico perché il sentiero è facile, però ci sono 1400 metri di dislivello e sopra c'è questa baita rifugio aperta a tutti in cui noi passeremo la notte. E niente, però prima di continuare devo dedicare 2 minuti allo sponsor. Allora, lo sponsor di questo video non è lui, non è Oliviero, vattene via, vai via Oliviero, ma è lui, è Dugi, per la precisione il Dugi V20, che dovrebbe essere il re degli smartphone, dei rugged smartphone per la precisione. Questo finalmente dovrebbe essere un rugged smartphone top di gamma con il meglio delle caratteristiche hardware, oltre ad avere anche un'estetica alquanto piacevole perché finalmente ha una finitura esteticamente bella, il telefono esteticamente è bello ed ha anche il primo rugged smartphone con retro display LCD. A livello di performance di hardware abbiamo 3 fotocamere, una fotocamera grandangolare da 8 megapixel, una fotocamera ad infrarossi che è veramente particolare e una fotocamera da 64 megapixel, display LCD AMOLED con una grandissima definizione, lettore di impronte digitali, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, espandibile con una memoria esterna anche, ed è un telefono in quanto rugged smartphone resistente ovviamente agli urti e alle cadute, ma anche e soprattutto alle temperature estreme, quindi resistente fino a meno 40 gradi sotto zero ed anche alle alte temperature, quindi temperature mi pare fino a 80 gradi. Il telefono ovviamente è impermeabile, si può immergere fino a 1,5 metri sott'acqua, quindi si può utilizzare anche come fotocamera e videocamera subacquea. Comunque, se volete maggiori dettagli di questo Dugi V20, vi mando al mio canale delle recensioni dove sono andato ad analizzarlo molto più approfonditamente. E quindi alla fine di questo video potrete andare sul mio secondo canale e uscirà in contemporanea la video recensione del Dugi V20 che è appena uscito, anzi a dire il vero deve ancora uscire, uscirà a brevissimo. Comunque grazie a Dugi per la fiducia, per avermi permesso di testare questo nuovo rugged smartphone e adesso continuiamo a camminare. Eccola qua.
Siamo arrivati al rifugio Tavernetta, anzi la Taverneta con una T. L'ultimo tratto era bello in piedi, era molto ripido. Il rifugio è spettacolare, è veramente molto bello. Adesso facciamo un giro dentro perché credo che sia uno dei bivacchi più belli che abbia visto negli ultimi tempi, devo dire. Nuovo di zecca ed è super accessoriato. Allora, andiamo a fare un piccolo tour dentro a questo splendido rifugio. Guardate che bello, che bellissimo lavoro è stato fatto. Vabbè, per terra c'è il parquet, tavoli con sgabelli, sopra c'è un soppalchino con dei materassini, qua c'è addirittura una credenza con un lavello, il gas, e poi qua ci sono altri posti letto ed è veramente molto bello, accogliente, super accogliente, vista sull'aspra montagna. Ho fatto un regalo ad Oliviero, quindi non dite che poi non gli voglio bene. Guardate che giubbottino da figo che gli ho comprato, cioè sembra quasi un giubbottino da aviatore perché c'è anche c'è anche tutto il pellicciotto qua sul collo. Ho fatto questo regalino ad Oliviero così almeno soffrirà meno il freddo e niente, anche perché Oliviero è reduce da un'esperienza da survivalista. Niente, praticamente Oliviero è andato in Valsesia con Jessica a fare un giro e ogni tanto qualcuno qua sul canale chiede ma come mai Oliviero è legato? Oliviero è legato perché ogni tanto prende e se ne va via bellamente in giro. Stavano salendo sulla montagna, neanche stavano scendendo. Niente, Oliviero se n'è andato e non è più tornato e quindi è rimasto fuori tutta la notte perché Jessica l'ha aspettato. Quanto l'hai aspettato? 7 ore e mezza. 7 ore e mezza? Sì, da mezzogiorno che è sparito alle 7:30 ero la mattina. 7 ore e mezza di attesa, Oliviero non è tornato e quindi ha fatto una vera notte da survivalista, da Oliviero Super Trump. Poi la mattina dopo fortunatamente è sceso nel paesino e una signora l'ha recuperato e Jessica è andato a ritirare Oliviero che era devastato e non riusciva neanche a fare le scale, da quanto mi ha detto, quindi ha passato un'intera notte fuori da survivalista, fortunatamente sopravvissuto. Oliviero che pene, 3 capelli bianchi. Sei il ritratto del cane sveglio. Dai, ma ha 10 anni, poverino. Vabbè, ma questo anche a 3 anni era così, No, Oliver via. Adesso mangiamo un po' di formaggio col miele delle mie apette. Guardate come si è solidificato, sembra ambra. Allora, stasera facciamo un risottino con radicchio, salsiccia e toma. Troppo elegante, Oliviero. Ma che bel cappottino. Sì, ce lo puoi portare a Villa Crespi da Cannavacciuolo adesso, è così? È meglio di no.
risottino è praticamente pronto. Facciamo una mantecatura, una toma. Ce lo meritiamo, Jessica, no? Direi proprio di sì. Oggi sì, dai. Direi proprio Cioè, di abbondiamo sì. con la toma, facciamo una cosa spietata, 6.000 calorie a cucchiaio. Sono quelle che abbiamo per assaggi in salita. Esatto. Comunque per la cronaca ci sono fuori al momento meno 12 gradi. Una bella temperatura, eh? Olè. Stasera Yuppi! un bel nebbiolino. Non il vino in bricche che ho portato l'ultima volta, ma il grande. Ti verso il vino, eh? Sembra uno spettacolo, eh? Bello calorico. Mamma mia. Mamma mia, Oliviero sta impazzendo. Salute. Al Rifugio Tavernetta. Bell'idea. Abbiamo anche un vino a temperatura di servizio giusta, vedi? Oh, che bello, questa sera abbiamo anche il dolce, abbiamo la crostata che ha fatto Jessica. Cioè, guardate come è stata brava, cioè, sembra quasi una produzione industriale. Però brava Jessica, cioè, anche col packaging sei stata molto brava, cioè. Che Consistenza ci sembra sono quella di una stati- crostata industriale, però, come mai? ha sbagliato con le dosi. Ah, ecco. Allora, leggiamo un attimino la storia di questo rifugio. 30 giugno 2012, quindi è molto recente. Rifugio La Tavernetta a 1995 metri. Questo rifugio è sorto sulle fondamenta di una vecchia baita donata allo scopo di favorire la fruizione di queste montagne dal consorzio Alpetrogione Valeri. Grazie alla volontà degli amici della Tavernetta, enti e associazioni, contributi finanziari, di materiale e di manodopera da parte di generosi privati, in particolar modo Erminio, siamo riusciti a portare a termine i lavori. Confidiamo che sia di gradimento a tutti gli avventori. Buona giornata. Sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro, quindi veramente congratulazioni. E da quanto ho capito, quello che ci ha messo più le braccia è proprio Erminio. Il bivacco, pensavo che non fosse tanto frequentato, ma in realtà qua sul registro vedete che c'è venuta molta gente. Ma non stasera. Ma non stasera, esatto, ma come al solito. E quindi adesso compiliamo anche la nostra presenza. Allora, qua c'è una foto durante la ristrutturazione. Credo che quello lì sulla sinistra sia Erminio con un amico. Allora, piccolo vademecum di quando si va in baita bivacco libero. Vabbè, per prima cosa, se c'è possibilità di far legna, si fa legna. Qua ovviamente non c'è possibilità perché siamo a 2000 metri, quindi la legna viene portata in elicottero, però nel limite del possibile bisogna cercare di rimpinzare le scorte del bivacco con un po' di legna. Lasciare ovviamente tutto pulito e in ordine, meglio di come si è trovato il bivacco, e poi, se c'è la cassetta delle offerte, lasciare l'offerta. In questo caso lasciamo la nostra offerta perché sicuramente questo posto vale veramente la pena, e oltretutto dobbiamo anche considerare il fatto che noi diamo per scontato questi posti, ma fidatevi che in Italia siamo veramente molto fortunati ad avere questi bivacchi di libero utilizzo. Non è, in tutto il mondo non è assolutamente così. Avere delle strutture di così alta qualità è molto raro e sono usufruibili da tutti, quindi cerchiamo di fare il possibile per contribuire in qualche modo. Buongiorno, guardate che posizione meravigliosa questo bivacco, in pieno sole, infatti si sente tutta la lamiera scricchiolare perché adesso c'è stato un bello sbalzo termico, infatti non so esattamente la temperatura ma si sta molto bene.
Probabilmente perché per le tue cose da fare, perché non c'è voglia di fare in compagnia. No, perché te l'ho detto, per un po' ho intenzione di staccare un attimino, star bene un po' in bagno, però poi vediamo. È sufficiente per correre un quarto d'ora a piedi dal rifugio, salendo sulla montagna, e si arriva al passo di Vallaretto. Quindi adesso vi faccio vedere qua lo scenario completamente differente. Abbiamo tutto il versante innevato, di là c'è l'Alpe Lavazzero, di giù si va in Val Bianca e salendo in mezzo, diciamo, a quella specie di canalone si arriva fino ai laghi di Trivera. Di qua abbiamo il Pizzo San Martino e poi volendo qua si possono fare tutta una serie di montagnette, Pizzo Ciapè. Insomma, c'è una vasta scelta di itinerari, la zona è meravigliosa, anche Oliviero è meraviglioso col suo cappottino da aviatore, guardate, cioè, che spettacolo. È fighissimo Oliviero. Fighissimo. Direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Jessica ed Oliviero e un saluto da me. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciatemi un commento. Ciao, alla prossima! Resta lì.